Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo passo passo la creazione di un diorama a tema post-apocalittico. Creeremo una scena immersa in un mondo devastato, con una casa in legno costruita con mezzi di fortuna, un'auto arrugginita e un sopravvissuto con il suo fedele cane. Scopriremo come trasformare una semplice base in un piccolo mondo ricco di storie da raccontare. Prima di iniziare iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ma ora tuffiamoci nella costruzione. Inizio a costruire il diorama partendo dall'edificio. Comincio dal piano terra, che voglio realizzare simulando un muro in pietra con l'intonaco scrostato. Per farlo ritaglio i muri da un pezzo di carving foam. Traccio una linea per delimitare la posizione dell'intonaco. Prima disegno la forma delle pietre con una matita, cercando di creare una texture di pietre irregolari. Usando questo incisore realizzo l'incisione delle pietre. Procedo incollando i vari pezzi insieme, usando colla vinilica e aggiungendo qualche goccia di ciana acrilica per accelerare la presa. Aggiungo dei rinforzi agli angoli, che contribuiscono anche a mantenere il tutto in squadra. Per creare l'intonaco uso dello stucco per muri. Spalmo lo stucco con una spatolina cercando di ottenere un leggero spessore. Cospargo del gesso in polvere sullo stucco bagnato e poi lo picchietto con le dita per farlo aderire e creare delle irregolarità sulla superficie. Inizio ora a costruire la parte superiore dell'edificio. Per fare ciò ho disegnato delle dime che incollo su del cartoncino per creare la sagoma su cui poi incollerò i listelli di balsa. Comincio adesso a rivestire la sagoma in cartoncino con dei listelli di balsa, che ritaglio da una tavoletta spessa 2 mm. Utilizzando lo stesso metodo costruisco anche la casetta da posizionare sopra la cabina.
Comincio adesso a costruire la base, utilizzando un pezzo di polistirene spesso 3 cm. Incollo il piano terra dell'edificio nell'angolo superiore sinistro, a circa 2 cm dal bordo della base. Preparo un impasto di cartapesta e gesso per modellare il terreno e dargli un aspetto più naturale. Per completare il terreno, cospargo la superficie con un composto di sabbia fine, gesso e qualche sassolino. Comincio adesso la fase di pittura, applicando una mano di fondo con colore acrilico mescolato con colla vinilica e acqua. Quando la mano di fondo è asciutta, inizio a dipingere. Comincio con il muro in pietra e proseguo poi con l'intonaco e il terreno circostante. Una volta che il colore è asciutto, aggiungo dell'erbetta statica. A questo punto ho progettato e stampato una porta che userò come ingresso al piano terra e anche le finestre che utilizzerò successivamente per la costruzione superiore. Procedo colorando la cabina e la casetta in legno di balsa. In questo caso non applico alcun fondo e dipingo direttamente sulla balsa, diluendo molto il colore. Comincio adesso a costruire la terrazza di fronte alla casa, utilizzando sempre dei listelli di balsa.
Costruisco anche una tettoia di fronte alla casetta superiore. Per completare la ringhiera sul resto della cabina, ho progettato e stampato queste barriere. Per realizzare la copertura del tetto, utilizzo questa lastra di stagno. Per ottenere l'effetto ondulato, utilizzo questo corrugatore della Green Stuff. Taglio delle strisce della stessa lunghezza dei pannelli, poi le passo nel corrugatore. Infine ritaglio i singoli pannelli nel senso della larghezza. Per la tettoia di fronte alla casetta, simulo una copertura con un telo, utilizzando un fazzoletto di carta imbevuto di colla vinilica e acqua. Comincio ora ad occuparmi di alcuni accessori che ho progettato e stampato con la mia stampante 3D. Ho deciso di aggiungere dei graffiti che danno un tocco post-apocalittico. Per farlo utilizzerò queste decal della Green Stuff. Ho deciso di inserire anche un veicolo. Ho trovato questo modello di pick-up anni 80 in scala 1:43. Proverò a modificarlo per dargli un aspetto molto invecchiato e rugginoso, ma ancora funzionante.
Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi al canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Il vostro supporto è fondamentale e mi dà la spinta necessaria per continuare a migliorare il mio lavoro. Se volete unirvi alla nostra community Patreon, avrete accesso a tecniche di costruzione esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permette di creare sempre nuovi e interessanti contenuti per tutti voi. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!